Ciao a tutti! Natale è alle porte e sono sicura che avete quasi tutto pronto, ma forse manca ancora qualche dettaglio e così ho pensato di fare una miniserie di tutorial, 4 tutorial, in cui vi mostro 4 schemi semplici, veloci, per fare pensierini dell'ultimo minuto o quei piccoli dettagli che ancora mancano. Queste piccole decorazioni natalizie sono multiuso. Ovviamente possiamo appenderle all'albero di Natale, possiamo usarli come mini regalo, possiamo usarli come segnaposto per il tavolo di Natale, ma io li ho pensati come chiudipacco, come alternativa ai classici fiocchi che mettiamo sui pacchi regalo. Per questo alcuni non hanno l'asola per appenderli, perché ognuno di questi pezzettini potremmo usarli appunto come fiocco per il regalo di Natale e quindi potremmo passarci dentro il nastro con cui chiudiamo il pacco, oppure potremmo metterci dietro una piccola mollettina, una clip, o semplicemente fate un'asola. In questo modo poi chi riceve il pacco regalo può usare questo piccolo dettaglio per metterlo per esempio sull'albero di Natale. Fatemi sapere quale vi piace di più. Questi 4 tutorial li farò uscire 2 a settimana, quindi mi raccomando, restate connessi se vi piace questa idea. Uno sarà il tutorial del lunedì, come sempre, e l'altro tutorial sarà il giovedì. Se non siete ancora iscritti al canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi, è gratuito, basta cliccare sul bottoncino rosso iscriviti, e se cliccate anche sulla campanella e attivate le notifiche, semplicemente YouTube vi avviserà ogni volta che caricherò un nuovo video. In questo modo non vi perderete niente. Oggi facciamo insieme il fiocchetto. Anni fa vi avevo fatto il tutorial di un altro fiocco che vi era piaciuto molto, ve lo lascio nella descrizione del video, e nella descrizione del video vi lascio anche i tutorial della casetta e dell'agrifoglio, che sono vecchi tutorial che però possiamo utilizzare anche a questo scopo. Devo ancora decidere quale sarà il tutorial di giovedì prossimo, quindi fatemi sapere quale volete che sia il prossimo scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per il fiocco in lana ho usato il Woolly di Un filo di passione, è un filato misto lana da lavorare con ferri uncinetti da 3, 3,5. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo 150 metri. Mentre per la versione in cotone ho usato il Basic Cotton, sempre di Un filo di passione, cotone 100%, gomitoli da 50 grammi, lunghi circa 125 metri. Sono consigliati uncinetti da 2,5, 3,5, e anche in questo caso ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Se volete usare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un filo di passione, dove trovate sia il Woolly che il Basic Cotton in tantissimi colori diversi. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 63 catenelle. Una volta lavorate le 63 catenelle, iniziamo la riga 1. Lavoriamo una catenella un po' allungata e iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo nel filo che c'è dietro, questo che corre verticalmente. Nella seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un mezzo punto alto, poi lavoriamo una catenella, iniziamo un punto alto nel prossimo punto e ci fermiamo qui, saltiamo un punto e nel successivo iniziamo un altro punto alto, e questi 2 punti alti li chiudiamo insieme e una catenella. Ed ora ripetiamo 2 punti alti chiusi assieme, saltando un punto in mezzo, una catenella, partendo dallo stesso punto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto alto. Da qui e qui iniziamo un punto alto, saltiamo una catenella e nel punto successivo ne iniziamo un altro. Chiudiamo insieme
e una catenella, e ogni sezione del fiocco inizierà in questo modo: un mezzo punto alto, una catenella, 2 punti alti chiusi assieme iniziando dal punto successivo e saltando un punto in mezzo, e una catenella, e dalla ripetizione successiva di 2 punti alti chiusi assieme e una catenella, il primo dei 2 punti alti lo lavoriamo nello stesso punto in cui abbiamo lavorato l'ultimo della ripetizione precedente. Questa sezione è già conclusa e ogni sezione del fiocco si conclude con un mezzo punto alto nel punto successivo. Quindi ogni sezione inizia con un mezzo punto alto e finisce con un mezzo punto alto, e tra una sezione e l'altra lavoriamo sempre 5 punti bassissimi: 1, 2, 3, 4, 5. E adesso lavoriamo un'altra sezione come questa, ma anziché avere solo 2 ripetizioni di 2 punti alti chiusi assieme a una catenella, ne avremo 7. Quindi un mezzo punto alto nel prossimo punto, una catenella, iniziando dal prossimo punto, iniziamo un punto alto, saltiamo una catenella e ne iniziamo un altro, li chiudiamo insieme e lavoriamo una catenella, e ripetiamo 2 punti alti chiusi assieme saltando un punto in mezzo, una catenella, partendo dal punto in cui abbiamo già lavorato, fino a ottenere in totale 7 ripetizioni. In questo modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completiamo la sequenza con un mezzo punto alto nel prossimo punto, lavoriamo 5 punti bassissimi, e lavoriamo un'altra sequenza uguale a questa: un mezzo punto alto, una catenella, iniziando dal prossimo punto e saltando un punto in mezzo, lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, una catenella, e adesso, iniziando dal punto in cui abbiamo già lavorato, lavoriamo altre 6 ripetizioni come questa. In questo modo 7 ripetizioni in totale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concludiamo questa sequenza con un mezzo punto alto nel prossimo punto, 5 punti bassissimi, un mezzo punto alto nel prossimo punto, una catenella, nel prossimo punto iniziamo un punto alto, saltiamo un punto, ne iniziamo un altro, li chiudiamo insieme, una catenella, un'altra ripetizione iniziando dal punto in cui abbiamo già lavorato, e concludiamo la riga con un mezzo punto alto nell'ultimo punto. Una catenella, giriamo il lavoro. Nella riga 2 lavoriamo solo nel filo dietro di ogni punto. Nelle parti in cui abbiamo lavorato le sequenze di punti lavoriamo un punto basso in ogni punto, prendendo sempre solo il filo dietro di ogni punto, e nei punti bassissimi lavoriamo punti bassissimi,
sempre solo nel filo dietro del punto. E poi di nuovo ricominciamo a lavorare un punto basso in ogni punto. Nella riga 2 quindi lavoriamo 7 punti bassi, 5 punti bassissimi, 17 punti bassi, 5 punti bassissimi, 17 punti bassi, 5 punti bassissimi, 7 punti bassi, lavorando sempre nel filo dietro del punto. E questo è quello che otteniamo. Una catenella, giriamo il lavoro e anche nella riga 3 lavoriamo sempre solo nel filo dietro di ogni punto e ripetiamo la riga 1, esattamente gli stessi punti che abbiamo lavorato nella riga 1, lavorando però sempre solo nel filo dietro di ogni punto. E questo è quello che otteniamo. Iniziamo la riga con una sequenza piccola, esattamente uguale a quella della riga 1, un mezzo punto alto, una catenella, 2 ripetizioni, un mezzo punto alto, poi 5 punti bassissimi, una sequenza grande, che inizia sempre con un mezzo punto alto, una catenella, 7 ripetizioni, un mezzo punto alto, 5 punti bassissimi, un'altra sequenza grande uguale a questa, 5 punti bassissimi e un'altra sequenza piccola uguale a quella dell'inizio della riga, un mezzo punto alto, una catenella, 2 ripetizioni, un mezzo punto alto. Alla fine della riga 3 facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con un filo di un altro colore o dello stesso colore, come preferite. Qui abbiamo tagliato il filo, ruotiamo il lavoro senza girarlo, lo ruotiamo semplicemente e qui sotto ci sono le catenelle iniziali. Questo è il nodino iniziale e il filo iniziale. Lavoriamo un giro tutto intorno, lavorando solo sul filo dietro delle catenelle e poi dei punti, quindi sempre solo nel filo dietro. Iniziamo dal primo punto e lavoriamo 7 punti bassi. 1, 2, 7. Un punto bassissimo nel prossimo punto, 3 catenelle e adesso ruotando il lavoro lavoriamo su questo lato del lavoro, ruotiamo così e lavoriamo da questa parte, iniziando a lavorare dal primo punto bassissimo. Se non siete sicuri di quali sono i punti bassissimi, basta guardarli sul dritto. Sono questi: 1, 2, 3, 4, 5. Iniziamo dal primo, da questa parte, lavorando sempre solo nel filo dietro e qui lavoriamo un punto bassissimo. Così, poi lavoriamo 17 punti bassi. 1, 2, 17, 5 punti bassissimi, 1, 2, 3, 4, 5, 17 punti bassi, 16, 17, un punto bassissimo nel prossimo punto, 3 catenelle, ruotiamo il lavoro e lavoriamo su questo lato. Qui ci sono i 5 punti bassissimi
che abbiamo lavorato in questa riga e sono 1 2 3 4 5. Nell'ultimo lavoriamo un punto bassissimo, lavorando sempre solo nel filo dietro del punto, e poi 7 punti bassi. 1 2 6 7, un punto bassissimo nello stesso punto, una catenella, un punto bassissimo all'altezza della riga di punti bassi, diciamo al centro di questo lato, una catenella, e ricominciamo a lavorare sul lato opposto, iniziando dal primo mezzo punto alto, che è questo. Lavoriamo sempre solo nel filo dietro. Qui lavoriamo intanto un punto bassissimo e poi, partendo dallo stesso punto, lavoriamo 7 punti bassi. 1 2 6 7, e lavoriamo allo stesso modo anche questo lato del lavoro. Un punto bassissimo, 3 catenelle, ruotiamo il lavoro e andiamo a lavorare di qua, partendo dal quinto punto bassissimo, e se volete potete guardarlo da qua, individuarlo su questo lato del lavoro, è questo. Se volete, se non siete sicuri di individuare i punti bassissimi, mettete dei marker sul primo e sull'ultimo, in modo che in questo momento li identificate facilmente. E anche qui lavoriamo sempre solo nel filo dietro del punto. Un punto bassissimo, 17 punti bassi, poi 5 punti bassissimi, 17 punti bassi, e ci vediamo qui per completare il giro. Se non siete sicuri di riconoscere i punti bassissimi, quando li lavorate, quando li lavoriamo durante le righe, mettete un marker nella riga 1 e nella riga 3, nel primo e nell'ultimo, solo all'inizio e alla fine, perché nella parte centrale tanto li lavoriamo tutti. Quindi, una volta lavorati i 17 punti bassi, lavoriamo un punto bassissimo, 3 catenelle, giriamo il lavoro e nel quinto punto bassissimo lavoriamo un punto bassissimo, prendendo sempre solo il filo dietro del punto. Poi lavoriamo 7 punti bassi e, se vogliamo, nel frattempo nascondiamo la codina di filo. Questa è la fine del lavoro. 1 2 3 e 7. Lavoriamo un punto bassissimo nello stesso punto, una catenella se serve un po' allungata, un punto bassissimo all'altezza della riga di punti bassi, come abbiamo fatto dall'altra parte, una catenella e un punto bassissimo nel primo punto, qui dove abbiamo lavorato il primo punto basso di questo giro, e tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto basso e al centro dell'ultimo punto bassissimo che abbiamo lavorato. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti.
Allo stesso modo nascondiamo tutte le altre codine di filo. E questo è quello che otteniamo. Per montare il fiocco mettiamo il lavoro sul lato in cui vediamo questi fili dei punti bassissimi al centro, che per me sono bianchi, e vedete che dall'altra parte non li vediamo. Per montare il fiocco basta piegare le codine verso il centro in questo modo, e il dritto del fiocco è l'altro, questo, e vedete che l'ultimo giro di punti bassi che abbiamo lavorato è sul dritto sia sulle codine che sulla parte centrale, mentre dietro abbiamo dritto nella parte centrale e rovescio sulle codine. Se avessimo lavorato tutto l'ultimo giro senza ruotare le codine come abbiamo fatto, a questo punto avremmo qui il rovescio del lavoro. Per completare il fiocco basta fare la parte centrale e la facciamo arrotolando un filo del colore che vogliamo più volte intorno al fiocco. Teniamo la codina qui al centro e, stringendo un po' quanto vogliamo, giriamo tutto intorno per creare la parte centrale. Sistemiamo il fiocchetto, tagliamo il filo, lo infiliamo in un ago e qui dietro lo passiamo attraverso il fiocco da un lato all'altro un paio di volte per fissarlo. Sistemiamo il fiocco tirandolo un po'. Mettendo le codine come ci piace di più, e il fiocco è già pronto. Questi fiocchetti ovviamente possiamo farli di qualunque filato ci piaccia di più, di lana, di cotone, con filati lurex, come ci piace di più. Possiamo fare un'asola e appenderli all'albero di Natale, mettere dietro una clip e agganciarli all'albero di Natale, o usarli, come ho pensato io, come fiocco per i pacchi. In questo modo, oltre al regalo che regaliamo anche questo fiocco. Fatemi sapere cosa pensate di questa idea, se vi piace, se rifarete questi fiocchettini, e se li rifate, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo nel prossimo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!